Siamo entrati in Perù da pochi giorni e tutto è iniziato con il mare, le tartarughe, qualche tramonto e tanta sabbia. Oggi, direi molto prima del previsto, ci troviamo invece faccia a faccia con un argomento delicato, a tratti illegale e sicuramente misterioso. L'Ecuador ci aveva dato un assaggio, ma eravamo rimasti comunque, passatemi l'espressione, alla luce del sole. Qui invece entriamo in una vera e propria zona d'ombra, che forse non siamo del tutto pronti ad affrontare. È stato il caso a portarci qui a Chiclayo e qualche forza invisibile ci ha attirato in questa città che in origine non era nemmeno nei nostri piani. Andiamo insieme a scoprire il mercato dove ciò che è lecito va a braccetto con ciò che è proibito e poi facciamo un tuffo indietro nel tempo per capire cosa c'era prima di tutto questo. Prima di addentrarci in questo mondo però ti sei già iscritto al canale, per noi è super importante e basta un click per farlo, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi da Chiclayo e siamo qui con il Papa Leone XIV che si trova proprio qui nella sua città preferita nel mondo e quindi se è preferita per lui perché non dovrebbe esserlo per noi? Qui il Papa è un po' dappertutto, anche fuori dal comune, proprio lì diciamo al balcone principale e anche all'interno della chiesa principale della città, che questa bella chiesa sui toni del giallo e del bianco e ha il cartonato e anche all'interno della chiesa. Eccolo qua proprio all'ingresso in abiti bianchi e questa ragazzi è la chiesa di Chiclayo. Qui abbiamo anche il ristorante del Papa, il suo ristorante preferito, e tutta questa fila chilometrica in realtà non è diciamo la fila per un'udienza papale, ma semplicemente per andare allo sportello della banca che è proprio lì. Buongiorno ragazzi, noi siamo arrivati qui a Chiclayo proprio ieri dopo un bel viaggio lungo di circa 6 ore partendo da Máncora. Oggi comunque il risveglio santificato, incredibile oggi, incredibile, cioè benedetti proprio. Volevano avanti su sto discorso, un po' andare oltre. No, ma è dappertutto. Qui è dappertutto, lo usano proprio come marketing per attirare il turismo religioso che si sa viaggia un botto e attira sempre molte persone, quindi ottima idea per Chiclayo, che tra l'altro è una bella città. Ci siamo accorti comunque è una città vivissima, è anche la prima città vera grande che vediamo qui in Perù, perché comunque Máncora, piccolo paesino, alla fine un villaggio sulla costa un po' isolato da tutto. Qui invece è un enorme centro, c'è un sacco di vita sia la sera che la mattina. Pensavamo che la mattina fosse un po' più tranquillo, ma in realtà c'è in giro un sacco di gente. Qua il clacson ragazzi si usa molto. Piace. Soprattutto verso il pomeriggio, quando c'è un po' di casino sotto il nostro hotel, proprio comincia il concerto, quindi c'è proprio questa vitalità proprio. La cittadina di Chiclayo viene fondata nel XVI secolo da dei missionari spagnoli che ci vedono molto lungo perché sono molto furbi, perché decidono di instaurare qui un centro che si trova nella posizione perfetta perché è vicinissimo al mare, alla giungla e alle montagne, quindi si trova in posizione strategica per i commerci e infatti Chiclayo cresce tantissimo e oggi è la quarta città peruviana. Buongiorno pollo! Stiamo entrando in uno dei mercati più famosi di tutto il Perù. Allora ragazzi, già ieri abbiamo avuto un piccolissimo assaggio, è enorme, potremmo perderci tranquillamente perché è diviso in 1000 sezioni diverse e dovrebbero esserci anche delle robe. Sì, allora c'è una parte che si chiama il mercato delle streghe. Delle streghe? È una sezione dove vendono tutti i prodotti che sono legati alla stregoneria, alla magia. Qui dobbiamo andare a cercare, il problema è che appunto è gigantesco. Bisogna trovarlo sul posto. Invece che entriamo, la prima cosa che troviamo, guarda. Sicilia! Fanno i succhi di frutta qua. Succhi di Sicilia, quindi tutte le verdure e frutte del mondo. Da questo lato ci sono altri posti che fanno succhi, paninetti, torte, dolci. Che spettacolo. E via, si va alla ricerca.
In questa parte del mercato ci sono tutti questi bicchieroni da assaggiare e chi siamo noi per tirarci indietro? E abbiamo preso un bicchierone di ciccia morada. È più grande di me. Sì, è enorme. Uno in Ciccia due. morada. Paolo ha anche detto ne prendiamo uno in due se no ci facciamo una pipì addosso. Ha capito tutto. Ragazzi, che lo vede, ha capito spagnolo. sì, molto simile. Praticamente la ciccia morada è Mazza, questa, che buona, è una però. bevanda fatta con questo che è il mais nero. Devo dire che Viola, è buono anzi. sto mais viola. È buono? È buonissimo. Farei una pipì viola, però Sì. Ma di cosa sai esattamente? Cioè se tu dovessi descriverla? è difficile, però non sa di mais. Cioè non diresti che è mais, è un frutto. Boh. Forse abbiamo capito di che cosa sa. Tipo amarena. Più che amarena, quello sciroppo che c'è nelle ciliegie, presente, sotto Sì, spirito, sì. però non alcolico ovviamente. Tipo tanto zucchero Un bel e po' tipo secondo me è un bel po' zuccherata in Ecco. generale. E amarena. Esatto, è È buona vero, però, è mi piace, vero. mi piace molto, È un buon buonissimo. succo. Anche adesso ci legge gli ingredienti della ciccia morada perché vale la pena, eh. Allora mi piace questa cosa che noi prima la beviamo e, E poi cerchiamo gli ingredienti, è Però il nostro classico ci proprio. sta. Allora si fa bollire questo mais morado, quindi questo viola, in acqua con scorza di ananas, mela cotogna, un pizzico di cannella, chiodi di garofano, si scola, si lascia raffreddare e si aggiunge zucchero e limone. Goduria. E poi viene servito freddo, bello gelido, buonissimo. Dalla parte delle bibite siamo passati a quella dei ristoranti. Giuro ragazzi che non stiamo cercando cibi cotti, ma ci trovano loro. In questo mercato ti dice lui di cosa hai bisogno. Allora qui in realtà c'è tutta la verdura da questo lato. Guardate quanto continua. Non si vede la fine né da un Enorme lato né sto dall'altro. posto. Infatti ci sono i cartelli di salita, cioè di uscita, perché sennò uno si perde e non sa come se ne può uscire da qua. E infatti adesso Adesso da dove che parte andiamo? Di qua. Proviamo di qua. Qua in mezzo, sì. Qua ci sono le spezie ad esempio, guarda che belle. Nice. Alcuni sono chiusi, vedo, non so se devono ancora aprire o se magari aprono solo certi giorni, però questo mercato c'è tutti i giorni. Qua stiamo passando Dove ci siamo dietro. infilati? Di qua, Stiamo passando vai. dietro, forse voglio passare a questa. Cosa c'è qua? Non avremo trovato le streghe ragazzi, ma abbiamo trovato le olive per ora, che direi che è un'ottima cosa. Non ancora, Non ancora, continua la nostra ricerca mentre cerchiamo, guardate qua quante olive ci sono. Diversi tipi di olive, queste che sono quelle già aperte, denocciolate, quelle nere. Sto prendendo queste piccoline super, spero siano belle saporite. Saporite. Allora, come prezzi costano in pratica 1,20 € per 250 grammi, che vuol dire circa 4-5 euro al chilo, quindi ottimo prezzo, hanno più o meno tutte lo stesso prezzo. Paolo ne ha presa qualcuna qua da assaggiare. Buone queste. Reparto frutta e da questo lato invece il ceviche. Eccolo lì il ceviche. Tutti questi vendono ceviche, riso, i tagliarin che sono gli spaghetti che in pratica sono già pronti e poi vengono serviti al momento già cotti. Ecco qua, prendiamo le banane noi, andiamo su cose un po' più standard. Abbiamo appena preso delle banane gigantesche. Mazza, sono buone, Guarda qua quanto sono Sono grandi. buonissime, sono Gigantesche. buonissime queste. 4 banane, 2 soles, 50 centesimi. Tutta la zona del pesce invece è giustamente all'aperto e praticamente riempie tutta questa piazza e da questo lato poi si può mangiare anche qui il ceviche che viene proprio servito in un piatto con il suo sughetto. Questa è la zona dei calzolai, ci sono un sacco di negozi da questo lato, almeno ne conto 7. Quello che stiamo vedendo non è folklore turistico. Il mercato di Chiclayo funziona come una zona grigia dove ciò che è legale e ciò che è illegale convivono nello stesso banco. Qua ci sono un sacco di spade, sciabole, cose assurde appese, oltre a candele, aglio, un sacco di roba ragazzi. Molto particolare questo negozio. Da un lato la legge peruviana permette la vendita di erbe medicinali e oggetti rituali tradizionali. Fa tutto parte della cultura andina ed è riconosciuta e tutelata. Si tratta di riti antichi che si basano sul forte legame tra uomo e natura. Ma appena si supera quella linea si entra in un territorio esplicitamente illegale. Qua abbiamo dei rimedi interessanti anche per la prostata con questo mashua negra che credo sia questa radice
e poi anche per le mestruazioni. Quindi per i dolori mestruali. Angela, pensaci. In pratica c'è un rimedio per qualunque tipo di malattia o disturbo che uno può avere, ti danno la dose, come se devi farlo bollire, se devi farlo seccare, come funziona, proprio tutto quanto. Là ci sono delle zampe di capra appese. Ecco. Quelli credo siano più dei portafortuna, tipo, no? Per togliere le energie negative, ce ne sono tantissime da questo lato. Anche i banchetti, oltre alle erbe, vendono anche le candele, ci sono tantissime erbe, un po' ricorda quello che abbiamo visto anche in Ecuador, però qua. Ma le sciabole invece? Ci sono altri questi cactus. I cactus sono per l'invidia, sapevo. Questi ci hanno detto contro l'invidia. Voodoo, eccole qua. Addirittura c'è questa colonia al cuy negro, cioè il cuy, il porcellino d'India nero o la gallina negra da questo lato. Guarda questa, per chiamare denaro. Ma sembrano quelle che mi ha sputato addosso la signora, no? Ah, queste qui vengono sputate, Angela, tu ricordi molto bene tutto questo. Comunque stiamo parlando di una medicina tradizionale che c'è qui da secoli e secoli, molto prima dell'arrivo degli spagnoli, quindi era diffusa in tutta questa zona, quindi Ecuador, Perù, Colombia, e poi alcuni paesi hanno mantenuto più di altri la tradizione, portano avanti questa cosa. Qui ragazzi, questo mercato, pensate, è famoso in tutto il Perù proprio per questo mercato delle streghe, vengono qui da ovunque per farsi consigliare dei rimedi naturali e anche molto bizzarri, perché ce ne sono alcuni che sono proprio al limite, direi, per risolvere i problemi. Alcuni degli oggetti venduti al mercato sono associati alla magia nera vera e propria: amuleti per maledizioni, bambole voodoo personalizzate, coltelli e pugnali rituali. Ovviamente qua si fa anche la lettura delle carte, dei tarocchi da questo lato, e comunque devo dire che tutta questa zona del mercato è abbastanza frequentata. Adesso non in questo esattissimo momento, sono abbastanza tranquilli, si fanno i massaggi in diretta, ma in generale tutta questa parte, cioè vediamo che ci sono un sacco di clienti che comunque vengono ad acquistare i vari rimedi. Mazza, questa è pelle del serpente. La parte più oscura riguarda però i resti animali: feti di lama e alpaca, pelle di serpenti, ossa, sangue essiccato. Secondo la legge peruviana la vendita, il possesso e l'uso di resti animali a scopo rituale è illegale, soprattutto quando non esiste alcuna tracciabilità o autorizzazione sanitaria. Eppure questi oggetti vengono venduti, spesso nascosti sotto banco o mostrati solo a chi sa cosa chiedere. Questo è il negozio dello stregone Yatari, Jorge Campos, ragazzi, incredibile, ci sono delle robe appese qui. Ci sono dei resti di animali, adesso non si capisce esattamente bene cosa ci siano tutti questi intrugli dentro queste enormi bocce enormi. Intanto i bambini qua stanno giocando. Sento tutto in sottofondo. Comunque ho letto nel cartello, dice proprio che qui fanno delle pulizie dalla stregoneria, dalla iella, dalla sfortuna, e le fanno col cuy, cioè il porcellino d'India, e con la gallina nera. Ora non so come funzioni questo rito, però è impressionante assurdo, questa cosa. Guarda, si vede qua prima di tutto c'è una statua religiosa e accanto poi ci sono tutte queste erbe di medicina, diciamo, tradizionale, e quindi c'è questo miscuglio tra credo religioso, ci sono anche le bottigliette magari con l'immagine di Gesù sopra, della Madonna, con dentro però delle erbe che servono per curarsi, e quindi c'è un sincretismo appunto tra credenze ancestrali e la religione cattolicesimo che c'è adesso. Ma qui c'è una cosa che non abbiamo mai visto in nessun'altra parte, cioè questa, ragazzi, che è una specie di, credo che sia un feto di lama. Feto di lama? Per alcuni rituali viene utilizzato proprio un feto di lama. Ragazzi, non so di che rituali si parli, credo che sia comunque sempre per togliere la stregoneria, quindi per la mala sorte, cancellare la mala sorte e portare la buona sorte. Devono essere dei rituali che hanno anche dei costi abbastanza elevati, comunque vengono fatti dai curanderos, che sono appunto quelli che gestiscono queste tende, questi negozietti che ci sono qui nel mercato. Ho trovato anche prima un certificato del Ministero della Salute. Ora io non so se studiano forse tipo erboristeria, o seppure viene riconosciuta questa medicina qui in Perù, quindi anche la medicina tradizionale. Mamma mia, ragazzi, comunque c'è un profumo nell'aria di erbe, tutto tipo erboristeria sì, dappertutto. Si parla di magia nera e rituali per provocare rotture familiari, fallimenti economici e altri eventi più o meno negativi. Pratiche che, oltre ad essere illegali, sono considerate reati quando causano danni reali o istigano alla violenza. Ed è proprio questo il contrasto più bizzarro di Chiclayo. Tutto questo avviene in una città che è anche un simbolo fortissimo del cattolicesimo, legata alla figura del Papa e a una fede che condanna apertamente queste pratiche. Il mercato diventa così un luogo dove vige una doppia morale, alla luce del sole fede, ordine e religione, sotto banco rituali oscuri, illegalità e magia nera.
Guarda qua la super algarrobina della Piuranita, che cosa diventi se la usi? In pratica è un dolcificante che viene fatto con il carrube. E adesso ragazzi cerchiamo un'uscita qua nel labirinto in mezzo ai rotoloni, non sarà, ai prosciuttoni. Abbiamo quasi trovato l'uscita, ma abbiamo anche trovato dei negozi che vendono liquori, cosa stranissima, non credo di averlo mai visto all'interno di un mercato, diciamo che siamo stati finora ai mercati classici, ma ci sono sia bottiglie di vino che bottiglie di super alcolici, vedo, e tantissimi ce ne sono. Questo ragazzi è il pisco, che è famosissimo, è un liquore peruviano. Noi non eravamo assolutamente sicuri di assaggiare il ceviche, cioè il pesce crudo marinato nel limone, nelle robe, perché chiaramente stiamo attenti un po' a evitare, diciamo, di avere delle ripercussioni gastrointestinali. Muchas gracias. Però il signore fuori dal ristorante ci ha detto venite, Assaggiatelo. Assaggiate il ceviche, cioè, ce l'ha dato in mano in pratica, aveva il piattino lì, assaggialo sin compromesso. Eccolo qua. Vai, assaggialo adesso. Adesso non so esattamente quale sia il pesce, si vede che è stato marinato per molto tempo, sì. Quindi questa cosa potrebbe essere buona. C'è questa marinatura che è questa, bianca, e le cipolle crude che sono un must, ci sono sempre. A sto punto assaggiavano. Ma dici che è meglio che lo assaggi solo tu? No. E poi vediamo. Aspettiamo 10 minuti e poi vediamo. Com'è? Allora, c'è da dire che Paolo non ama il pesce crudo, proprio zero, cioè tipo per lui il sushi non è un'opzione. Non è un'opzione. E questo? Questo non è sushi però. È ceviche, no? E questo È in teoria diverso. è cotto nel liquido del limone, nella marinatura. Cioè è marinato a lungo, Sì, si sente che è quindi marinato a lungo. si cucina così. Ma è buono? Ma sai che non è male. È tenera la carne. Non ha quel sapore molliccio del sushi in sapore. Ok. Che però prende il sapore magari della soia in quel caso. Sì. In questo caso invece è molto limonoso e si sente che è proprio una consistenza un po' più dura, un po' più carnosa. Ma ti sai, è piace buono. no? Quindi potremmo dargli un'altra chance? Sì. Comunque nel dubbio noi abbiamo ordinato il menù normale, dove è tutto cotto. Dai, rischia. Adesso me la rischio anch'io. Rischia l'anga. Vai col cipollino anche. Vai col cipollino. Buono. Vero? Descrizione Posso dire giusta. che non sa di pesce. Non si sente il pesce, si sente tanto il limone e la cipolla. Ho fatto la descrizione giusta? Sì, non si sente il pesce. Si sente leggermente il pesce dietro, però non è che ti dà fastidio. Devo dire che non è male, eh. Forse potremmo provare un piattino in un posto fidato, ecco. Fidato. Sempre per 10 soles a testa, quindi sono 2,50 € a testa. C'è tutto il menù completo, con assaggio stavolta extra di ceviche. Però c'è la bibita inclusa e la prima portata, diciamo l'antipasto. Nel mio caso sono queste papas, quindi patate con salsa verde. Questa salsa verde qua, che ragazzi è di una bontà incredibile. Sono simili a quelle alla huacaina, però avevano una salsa gialla. Qua invece cambia probabilmente il peperoncino che usano ed è buonissima anche quella verde. Sì, è bella cremosa anche questa. E buona, appunto cambio il peperoncino, questa è verde, le patate bollite sotto, l'olivetta sempre, quindi si chiamano papà o copa. O copa. Se non sbaglio il nome è questo. E questa invece è una zuppa di farro Bella. con la patatona in mezzo, molto saporita anche Mi questa. sa che abbiamo scelto bene oggi. Mi sa di sì. Tocchiamo ferro però. Perché? Tocchiamo ferro perché abbiamo non si sa mai. mangiato Col pesce crudo tocchiamo. Dov'è il ferro? Eccolo qua, è qua sotto. E la miseria, cos'è sta roba? Una piramide di riso. Le lenticchie. il pesce fritto. Il pesce Allora intero. devo dire che da vedere non è bellissimo No. questa macchia marrone sul piatto, però speriamo almeno che sia buono. È tantissima Il profumo roba. è buono, devo dire, un sacco di roba, sì. Sono tornate le porzioni belle abbondanti come c'erano in Colombia, un po' meno in Ecuador. Ah, grazie. Gracias. C'è anche il limone. E via subito il limonata sul pesce. E adesso ragazzi ci spostiamo di 10 km perché proprio fuori dalla città c'è un posto veramente super interessante che dobbiamo assolutamente visitare. Angela scalpita, ve lo dico, scalpita, prova a scalpitare Angela. Scalpita, scalpita. Andiamo! A 500 metri dal centro si prendono tutti questi combi, questi van condivisi che ti portano qua in giro per la città, proprio nei dintorni.
Guarda qua com'è tattico il tuk tuk, tutto nero e rosso. Comunque ragazzi, abbiamo preso questo combi con 3 soles e siamo arrivati a Lambayeque e là in fondo c'è la tomba del re. Questa è la biglietteria, l'ingresso costa 10 a persona. Adesso facciamo il biglietto e entriamo. Ecco qua i bigliettoni dove c'è riproposta la stessa struttura che abbiamo davanti, però illuminata, quindi questa mega piramide color mattone. Qui c'è una cosa da dire qui in Perù, che stiamo facendo fatica a cambiare i soldi, nel senso che anche se hai banconote da 50 o da 100 diventa difficile avere il resto, persino al museo dove comunque hanno un sacco di gente che va e viene, perché qui tutti pagano con un'app e quindi i contanti girano poco. È questo il problema. Cioè questa app si usa tantissimo, si chiama Yapé, solo che noi non possiamo averla purtroppo. Dobbiamo vedere in realtà, dobbiamo fare un test. Angela. Non si può proprio. Niente, era rimasta che dovevamo vedere invece. Non abbiamo niente, quindi noi dobbiamo andare con i contatti, quindi quando adesso siamo arrivati col 100 se ne fa, no, non ho il cambio, non ho 80 da darvi di resto, e qui siamo stati lì in mezzo e trova qualcuno che ti cambia in 2 da 5, insomma. Vabbè. E diventa complicato. Comunque siamo arrivati, adesso entriamo. La popolazione dei Moche o Mochicas visse qui nel nord del Perù tra il 100 e l'800 d.C. Nello stesso periodo c'erano i Maya nel nord dell'America e invece in Europa stava finendo, crollando l'impero romano. Sono una popolazione molto importante e anche molto abile e intelligente, perché si dovettero adattare a diverse zone geografiche del paese, quindi sia il mare che le Ande che la zona desertica. Erano degli abili artigiani, lavoravano la ceramica ma anche i metalli più preziosi, allevatori di cui, quindi porcellini d'India e cammelli, e anche degli abili agricoltori. La lavorazione della ceramica era una delle attività principali portate avanti dai Mochica, e realizzavano sia opere da utilizzare tutti i giorni per la vita quotidiana che altre da utilizzare soltanto durante i rituali. Erano tutte dipinte e comunque raffiguravano dei personaggi, e questo ha permesso di ricostruire la cosmovisione di questa popolazione. Queste ceramiche ragazzi sono fantastiche perché rappresentano tutto quanto il ciclo della vita, però la prendono proprio alla larga, cioè si parte proprio con una scena sessuale, poi si passa al parto. Guarda qua che precisione, che dettagli ci sono, si vede la testa del bambino che sta uscendo, cioè è proprio esagerato. Poi si passa all'allattamento, l'infanzia, la gioventù, l'adultaggine, come si può dire? La vita adulta, l'anzianità e ragazzi la muerte. La muerte qua che è rappresentata che sta suonando un tamburo, e questa invece è la preparazione del muerto. Qua si passa all'imbalsamazione. Questo è Chiclayo, dove ci troviamo noi ora, dove si trova il museo, ma il complesso di Sipan, guardate, dove si trova a circa un'ora da qui, verso le montagne, e tutto quello che vedremo oggi in questo museo viene proprio da qui. Questa è una ricostruzione di quello che c'era a Sipan ben 1700 anni fa, quindi queste piramidi, e oggi invece non è rimasto più nulla, ma quello che si può vedere adesso a Sipan è questo. Quindi vediamo qua, la natura si è reimpossessata di tutto, ci sono solo i resti, diciamo il ricordo di quello che era. Gli scavi archeologici iniziarono nel 1987, ma le tombe erano già state saccheggiate in precedenza, quindi mancavano moltissimi reperti. Nonostante questo, i ritrovamenti furono giganteschi, perché vennero ritrovate ben 26 tombe. Ragazzi, questo è nel mondo il secondo per importanza dopo Tutankhamon come ritrovamento di una tomba reale, e permise poi di ricostruire un po' tutto quello che era la società dei Moche, quindi andare a ritroso a capire come vivevano queste popolazioni. Qui è rappresentata quella che è la cosmovisione per i Mochica, cioè secondo loro l'universo è diviso in 3 mondi diversi. Quello centrale che è il mondo dei vivi, qui ci sono uomini e donne che lavorano ogni giorno. Qua invece abbiamo il mondo sotterraneo, o meglio un mondo parallelo, dove si va dopo la morte. Qui abitano quindi gli antenati, e in alto invece c'è il cielo, che è la residenza delle stelle e degli astri, ed è rappresentata da questo serpente celestiale. E tutto il museo ragazzi è strutturato esattamente allo stesso modo, cioè la parte superiore è il cielo, quella centrale è quella della vita terrena. Infatti qui sono esposti tutti quanti gli oggetti che venivano utilizzati nella vita di tutti i giorni, sono un sacco di ritrovamenti. La parte inferiore invece, che è quella che si vede da qui, è riservata alla morte, e questa qua ragazzi è la riproduzione della tomba del signore
di Sipan. Questo è quello che si sono ritrovati davanti gli archeologi quando hanno scavato a Sipan, quindi al centro la tomba del signore che è stato seppellito con tutti i suoi ornamenti, quindi ci sono tutti questi orecchini enormi che sono esposti adesso all'interno del museo, lo scudo, insomma tutto quello con cui è stato seppellito 1700 anni fa. Ma non era da solo all'interno della tomba, perché all'interno della piramide c'erano anche altre persone a lui importanti, come il capo delle guardie, la moglie, un bambino di cui non si sa molto, anche però degli animali, un cane e 2 lama che sono stati i primi 2 animali sacrificati per la cerimonia funebre. C'è un aspetto un po' macabro di questo rito funebre che prevedeva anche il sacrificio di altre persone, quelle più legate proprio alla figura del signore di Sipan, che sono state sacrificate in tutto 8 persone per portare a termine il rito funebre, perché era necessario per appunto il signore di Sipan nella vita dopo la morte portare con sé tutto quello che gli era stato utile anche nella vita precedente, in modo che potesse continuare il suo percorso, perché appunto il mondo dei morti era un mondo parallelo in cui in pratica la vita sulla terra continuava. Questi ragazzi sono i resti ufficiali del signore di Sipan, ciò che è stato trovato durante gli scavi. Era alto circa 1,70 m, quindi era alto per l'epoca, e aveva 35-45 anni, tra i 35 e i 45, ed era considerato anziano per i tempi. Non è stata una morte accidentale, ma è stata una morte prevista, quindi una malattia, comunque per vecchiaia. Infatti hanno avuto tutto il tempo poi per preparare quella enorme cerimonia funebre. Questa è la riproduzione di una cerimonia, ragazzi, con il signore proprio in mezzo e tutti quanti i suoi seguaci. Ragazzi, devo dire che una caratteristica importantissima è la sobrietà. Devo dire che la sobrietà era sicuramente la caratteristica principale. Ammazza ragazzi, dopo essere stati all'interno con il buio e tutto molto scuro all'interno, uscire ti distrugge gli occhi, non capisco più niente. Stanotte ragazzi non si dormirà in un letto, ma dormiremo su una poltrona, speriamo che sia comoda, perché stanotte facciamo 7-8 ore di viaggio per spostarci completamente, quindi dalla pianura e dal mare ci spostiamo sulle Ande. Ragazzi, si va in alto, si va al freddo, si passa da 0 metri sul livello del mare a 2007, quindi sarà anche uno sbalzo di altitudine. Adesso siamo nella piazza di Chiclayo, guarda che bella anche la cattedrale tutta illuminata stasera, super frequentata la piazza principale, e noi stiamo andando verso la stazione dell'autobus che abbiamo già prenotato. Vorrei fare però un plauso prima di tutto ad Angela, che ha trovato una soluzione ingegneristica per tenere la chitarra qua sulla spalla e fissa. Guarda, se mi giro lei non cade, lei resta lì dov'è. E questa cosa è fantastica perché l'ha bloccata con un sistema tutto qua, un accrocchio di giri di fili. Very good, very good. Arrivati alla stazione degli autobus, neanche il tempo di sederci che stiamo già mangiando dei croccantissimi panini, formaggio e pomodoro. Mancano soltanto 3 ore alla partenza, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi abbiamo occupato qua le sedie finali della sala e ce ne stiamo qua a organizzarci un po' tutto. Ci siamo messi qua a fare panini proprio veramente vergognosi. Abbiamo comprato tutti gli ingredienti al mercato a pezzi, no? Il pomodoro, il formaggio, le olive che sono finite, eccole qua. Il pane, e quindi siamo messi qua a tagliare, fare tutto, e qua la finale nascosti qua in fondo. Qui ragazzi la situazione si è fatta più pregna, c'è un bel po' di gente che sta partendo, partono praticamente quasi tutti allo stesso orario, noi siamo un pochino dopo, e ragazzi io direi che possiamo anche salutarci. Eccola lì Angela, attenzione perché ecco già ho perso un posto e non volevo perdere anche il secondo. Esatto, c'è stato un attimo di affollamento, sono arrivati tutti insieme, qua c'è stato un bel caos, adesso piano piano stanno smaltendo tutti gli autobus. Quindi ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete tutte le prossime novità di questo super viaggio peruviano, e noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Alla prossima ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni
hace muy difícil